Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Tempo di ferie? Oggi voglio dedicare questo video alle vostre piante. Parliamo di microirrigazione e per fare questo ci spostiamo all'esterno. Iniziamo col parlare della centralina di irrigazione, che è il vero cuore dell'impianto. Questa, come la maggior parte delle centraline che troviamo in commercio, sono a batteria. Questa in particolar modo è alimentata da due batterie tipo stilo che troviamo qui in basso. L'attacco dell'acqua generalmente è questo standard che troviamo sui rubinetti da giardino. Essendo che la rete idrica della mia zona ha una pressione molto bassa, ho scelto questa a due zone differenziate in modo da differenziare le aree da innaffiare e massimizzare quella poca pressione disponibile. Io ne ho installate due, una dal lato anteriore della casa e una nella parte posteriore. Nella zona anteriore una delle due uscite l'ho dedicate al carrello della pompa. Come già detto, sotto la centralina ci sono due uscite dell'acqua alla quale io ho agganciato degli innesti rapidi per rendere tutto più veloce in caso di manutenzione o di necessità. Con del tubo di polietilene da 16 mm come questo creeremo la linea principale che sarà perimetrale a tutto il vostro balcone e al vostro giardino. Poi dalla condotta principale costituita dal tubo di 16 mm costruiremo le diramazioni fatte con del tubicino un po' più sottile. Questo tubicino esiste da due misure, da 4 e da 6 mm. Se la vostra pressione dell'acqua è regolare, potete tranquillamente utilizzare questo tubicino da 4 che non vi crea nessun tipo di problema. Ma se già inizia a essere bassa, come nel mio caso, io utilizzo questo da 6 perché evita di crearmi bolle d'aria all'interno dei tubi e quindi di lasciare le piante a secco. Come metodo di distribuzione dell'acqua possiamo utilizzare un microirrigatore o un gocciolatorio. In entrambi i casi sono regolabili tramite queste viti poste sulla testa dell'ugello, ma questo vi consentirà di distribuire flussi d'acqua maggiori, quindi può essere utilizzato per vasi più grandi, mentre questo è più consigliato per i vasi di piccole dimensioni. Andiamo a vedere nel dettaglio gli accessori che abbiamo a disposizione e come si installano sull'impianto. Con una cesoia tagliatubi tagliamo un pezzo di tubo secondo le misure che abbiamo rilevato sul nostro balcone o nel nostro giardino. Abbiamo a disposizione raccordi a 90 gradi e raccordi dritti nel caso dovessimo aggiuntare più parti per raggiungere una quota stabilita. Andiamo semplicemente a far scivolare il raccordo nel tubo. Ecco con che facilità riusciamo a creare una curva a gomito nel nostro condotto principale. Ora con questo sistema fate correre il tubo su tutto il vostro terrazzo, su tutto il vostro perimetro da coprire. Alla fine della tubazione andiamo a inserire un raccordo a tappo in modo da bloccare completamente il flusso dell'acqua. Prima di fissare tutta la tubazione ottenuta al battiscopa o alla ringhiera, accertatevi di non avere perdite, quindi avviate la centralina e mettete in pressione l'impianto, dopodiché potete passare al fissaggio. Una volta fissata la condotta principale alla ringhiera o al battiscopa, possiamo procedere a creare le diramazioni che serviranno i singoli vasi. Per forare la condotta principale io utilizzo il trapano con una punta da 2,5, ma esistono delle speciali fustelle create appositamente per questa operazione. Una volta create le forature nelle posizioni dei vasi, andiamo a inserire questi micro innesti a pressione che ci consentiranno di agganciare il tubo da 6 mm sulla condotta principale e sugli innesti appena installati andiamo a collegare il tubo da 6 mm. E di quest'ultimo consideriamo una lunghezza un po' superiore al necessario per poter dare la possibilità ai vasi di essere spostati senza dover rimuovere le bocchette dell'acqua ogni volta. E una volta create tutte le derivazioni necessarie possiamo andare a installare gli irrigatori per ogni vaso. Un'ultima cosa, come fissare i gocciolatori o i microirrigatori all'interno del vaso. I microirrigatori hanno questa pratica punta che va inserita direttamente nel terreno, mentre per i gocciolatori esistono
questi pratici picchetti che una volta inseriti sul tubo ci consentono di fermare l'irrigatore in posizione. Voglio lasciarvi giusto due consigli pratici per la gestione di questo tipo di impianti. Il primo è di controllare periodicamente la carica delle batterie della centralina per evitare che blocchi elettrici causino la sospensione dell'erogazione dell'acqua. Il secondo è di pulire regolarmente gli ugelli dell'acqua, in quanto possono essere ostruiti da piccoli forellini di uscita o dal calcare presente nell'acqua o da piccoli detriti del terriccio e quindi inficiare il corretto funzionamento di tutto l'impianto. Allora amici, anche per questo sabato è tutto. Spero che le vostre piante mettano un like a questo video. Come di consueto vi lascerò in descrizione i materiali e gli utensili che mi avete visto utilizzare per questo progetto. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per poter vedere altre realizzazioni come questa. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!